Quindi in base un po' anche alla tua esperienza, Sì. com'è vissuta la transessualità nel mondo della moda? C'è ancora tanta strada da fare, secondo te? Posso aprire un mare magnum con questa, è veramente tu mi stai provocando, perché la moda a volte, quando si fa la moda in un modo in cui non si credono a delle cose, a dei valori, si usano delle persone, si usano le discriminazioni, si usano addirittura gli handicap delle persone. Con la moda a volte si lava la coscienza sociale dell'onere di parlare di attualità, prendendo la modella famosa, la modella che però casualmente non ha quella facies, quelle caratteristiche che disturbano l'estetica, quella preconfezione che la società può digerire. E adesso si sta muovendo un po', vedi una rivoluzione, perché comunque stiamo lavorando e ci stiamo battendo, ma un recente giornale ha fatto proprio quello che si chiama appropriazione culturale, facendo gestire da un team di cisessuali, persone comunque non omosessuali o comunque non transessuali, ha dedicato tutto un numero delle trans in un modo che secondo me è stato si configurano dei reati, si chiama appropriazione del luogo di parola, appropriazione culturale. Noi dobbiamo perché noi sole possiamo raccontare la nostra storia. Ti dico una cosa che molti non sanno. Noi trans siamo l'ultima cultura, prima di noi ci sono quelle indigene, africane, in cui la cultura viene tramandata da donna a donna, perché noi abbiamo solo figlie, abbiamo solo sorelle, e questa è una cosa da difendere. Per cui io combatterò e spero che ci saranno persone che si uniranno a questa lotta. Bene, molto bello, molto interessante davvero. Ehm, quali sono i brand di moda più inclusivi al momento nel mondo? Allora, più inclusivi sono. Allora, non posso negare che il testimone dell'inclusività l'ha avuto un po' Jean-Paul Gaultier all'inizio, no? Perché è stato quello che ha utilizzato più figure, tra virgolette, freak. Tra l'altro vorrei definire il termine di freak che è da Diane Arbus, che è una fotografa che iniziò a non fotografare più moda, ma mise a seguire le persone che erano un po' emarginate dalla società perché avevano un handicap, e che dice una cosa meravigliosa: i freak sono i veri aristocratici, poiché la gente vive nell'ansia di non vivere un'esperienza traumatica, e quindi vive nell'ansia di dover subire un trauma. Il freak invece è nato con il trauma, per cui riesce a vivere a 360 gradi la vita, perché il trauma è già dentro di sé, e sono i veri aristocratici della società, perché poche persone possono permettersi il lusso di vivere in questo modo. Quindi, ritornando al discorso di prima, Jean-Paul Gaultier ha incluso tantissimo, anche Thierry Mugler, attualmente Riccardo Tisci è molto inclusivo, perché è stato uno dei primi a includere una transessuale in una campagna, mettere una transessuale in una campagna ad advertising mondiale, la Lea T, no? Che tra l'altro è una carissima sorella. E niente, poi secondo me anche Fausto Puglisi, io ho sfilato per Fausto Puglisi in un calendario della moda milanese molto bigotto, in cui non ci sono mai state trans, per esempio. Io ero nel calendario della moda. Fausto è, durante il Gay Pride, uno degli stilisti ehm,
che veste praticamente tutte quelle che sono considerate delle icone LGBT. Anche Calvin Klein sta facendo un ottimo lavoro. Quindi in generale comunque possiamo dire che si sta lavorando un po' su questo Marcelo aspetto. Burlon stanno prendendo coscienza, ma attenzione, volevo anche mettere Sì. fare questo puntino. Quelli che ci stanno dando dello spazio sono costretti a darcelo, perché la nostra lotta sta diventando così importante socialmente, la società sta così mutando che non è più interessata alla nozionina del diktat della moda, del trend, ma si sta interessando anche in contesti di moda ai movimenti e quindi alle trans, che in questo momento sono esattamente come le donne di colore, quindi che hanno sofferto la discriminazione, soffrono la discriminazione. In quello spazio noi ce lo stiamo prendendo, stiamo diventando l'onda, stiamo diventando lo tsunami e ci prenderemo tutti gli incarichi che ci sono stati sottratti storicamente. È una conquista. Sì, li conquisteremo. Questa è una promessa che ti faccio e vedrai che succederà. Bene, ma io lo spero davvero, lo spero vivamente, quindi assolutamente con voi dalla vostra parte. Sai, la televisione cerca sempre di mandare avanti i modelli. Io non voglio dare dei titoli, però vuole sempre far vedere dei cliché di noi. Quindi chiama sempre le stesse persone a raccontare delle realtà. E questo non è assolutamente inclusivo. Questa è manipolazione dell'informazione. Io se fossi un ministro sanzionerei pesantemente queste persone che perpetrano un'idea sbagliata, causando e generando disinformazione. La prossima domanda: come si esprimono libertà ed emancipazione attraverso l'abbigliamento? Allora, sicuramente ci sono dei brand che fanno della libertà e dell'emancipazione il loro vessillo, per cui tipo, non so, ad esempio, dalla mettendo dentro con una contenutistica, diciamo, di disegni tribali, piuttosto che mettendo dentro la cultura delle culture un po' lasciate indietro. Ed è sicuramente chi veramente riuscirà a trovare la chiave passepartout per tradurre il concetto di libertà, avrà il traguardo più semplice, più facile. Bene, ultimissima domanda. Come liberarsi del peso del giudizio nell'indossare ciò che ci fa sentire più a nostro agio? Io sono sempre convinta che se abbiamo un difetto e non è un difetto correggibile se non attraverso, io sono contro ogni tipo di intervento traumatico, per cui non sto parlando che sono contro la chirurgia, sto dicendo che se dobbiamo correggere un difetto e dobbiamo sottoporci a 1000 liposuzioni, a 1000 cose, allora lo dobbiamo accentuare, dobbiamo rendere questo difetto il nostro pregio, il nostro punto di forza. La gente cerca sempre il tuo punto debole, cerca sempre il momento in cui dover attaccare, ma se tu quel difetto glielo sottrai perché è diventata la tua chiave di forza, allora tu gli hai tolto il potere di ferirti, il potere di offendere. Va bene, Greta, allora abbiamo visto tutte le domande. Vuoi aggiungere qualcosa? Cioè, vorresti dire qualcosa in più, qualcosa in particolare? Ti posso regalare un sogno, ti posso dire che attualmente sto scrivendo una nuova biografia. Certo. Sì, sto scrivendo, però non ti posso dire su chi. Va bene. È una regina, però Piccola anticipazione, dai. è una regina che ha sicuramente dato una bella botta alla moda. Ecco, basta, non posso dire altro. E niente, Greta, se ti va di fare un saluto. Un saluto particolare va a tutte le persone che seguono i vostri canali,
anche qualora non mi conoscessero, @ Greta la Medica su Instagram. Un saluto a tutti i miei fan e vi volevo dire che se volete un capodanno, un inizio anno di successo, dovete comprare il libro su Coco Chanel, perché se no si prevedono anni di grande. No, vi voglio bene tutti, so che mi amate perché comunque io nell'ultimo anno, nell'ultimo periodo non sto vedendo molti haters che prima sì, adesso un po' meno, quindi sento tanto amore intorno dai miei follower, dalle persone che mi conoscono, e allora vi saluto tutti quanti.